Italic, il sito di borse tale e quali. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, ho un canale YouTube, appunto ti sto salutando dal canale YouTube. Nella vita produco borse per altri e mi oppongo alla contraffazione raccontando brand piccoli, grandi, medi, raccontando tutti i danni che la contraffazione comporta e tutte le sfaccettature che questo mostro che la contraffazione sta prendendo. Italic è un sito che ho scoperto grazie a delle segnalazioni che mi avete fatto, quindi continuate a segnalarmi. Ovviamente iscriviti al canale. Questo video non è sponsorizzato dalle lobby delle borse originali, dalle persone per beni, dai terzisti che producono borse originali e non parallele. Questo video è libero, come siamo liberi tutti quanti di spendere i nostri soldini con la testa. Parliamo di questo e di altro dopo la sigla. Italic, dicevo che è un sito che ho scoperto grazie ad alcune segnalazioni e ci ho messo un po' di tempo per metabolizzare come impostare questo video, perché da un lato non volevo citarlo per non dare risonanza a questa cosa, perché poi essendo una youtuber molto conosciuta in tutto il mondo a fine capito che creavo dissing con la gente che fa la roba pezzotta eccetera, ma non è questo. In realtà Italic apre una grande questione, ma prima di andare a sviscerare la grande questione con tutte le sottoquestioni ti ricordo di comprare sempre borse originali, che è una cosa fondamentale. E originale non significa solo del brand del lusso, ma originale sono tutte le borse vendute attraverso il mercato legale. Italic è un sito legale, quindi da questo punto di vista tutto bene, tutto chiaro. Vado a guardare sul sito e la prima cosa insomma che mi salta all'occhio è che è un sito fatto in una maniera spettacolare. Vado a scorrere praticamente tutto quello che ci sono le informazioni e mi accorgo di una cosa: è un portale su cui vengono proposte delle alternative alle borse dei brand famosi e fin qui diciamo che dovrebbe essere una cosa lecita, anche perché se ci guardiamo intorno e vai a guardare anche nelle mie recensioni di borse, c'è una playlist enorme adesso di utilizzo, vedi che ci sono tantissime borse, purtroppo aggiungo anche troppe borse che sono semplicemente delle rivisitazioni di modelli già esistenti. Quindi in questo momento si apre una grande questione che è quella della proprietà intellettuale. Per dire, adesso siamo su una piattaforma YouTube che è stata regolamentata tantissimo da questo punto di vista e fa tanto attenzione per quanto riguarda la musica, i contenuti dei creator e tutto il resto. Perché? Perché ovviamente la proprietà intellettuale, che è qualcosa di totalmente immateriale, viene sempre meno riconosciuta a livello globale e i social in questo hanno creato dei mostri, perché ovviamente tu prendi un pezzo, lo spezzetti, lo metti su un social, lo metti su un altro e perde l'origine, perde la madre, è come se fosse un figlio di nessuno alla fine. Purtroppo si perde però anche di vista che dietro a quel progetto, magari a quella musica, a quel video, c'è tutto un lavoro dietro che una volta che viene decontestualizzato, comunque quella persona non ne ha più i pieni diritti, ovviamente perde anche di valore e viene perso nell'aere, perché raramente poi tu sai che magari quello spezzone di video è preso da un video in particolare, cioè veramente si apre un mondo. E quindi i vari social, quelli là che hanno più vocazione come YouTube proprio a fare questo tipo di gestione, quindi a regolamentare la proprietà intellettuale, stanno cercando di fare attraverso gli algoritmi e tutto il resto tutta una serie di tutele utilissime. Ora cosa dovrebbe succedere? La stessa cosa per il mondo della pelletteria e un po' devo dire che ahimè sparirebbero tantissimi brand. Non è una critica, però è una sollecitazione a cercare di ritornare a creare, ad inventare, al design puro, non alla rivisitazione. Togliamo da mezzo la critica che viene fatta sempre, anche i brand si copiano, i brand rivisitano, tutto bene, però tutto bene fra virgolette. Non è possibile prendere quella cosa, prendere solo il negativo di quello che fanno i brand per
potersi insomma vantare di non riuscire ad andare avanti. Io penso che uno nella vita, anche se fai l'imprenditore, il designer o quello che vuoi fare insomma nella vita, devi assumere un po' la responsabilità anche di innovare un sistema, di portare cose nuove, di metterci dell'impegno, e non è che cambiando un accessorio e copiando tutta la borsa quella è innovazione. Quindi, detto queste a grandi linee, Italic cosa fa? Prende, ti compara le borse e quindi dice: il brand del lusso fa questa borsa, questo modello di pochette, questo modello di borse e costa 2000 euro. Mediamente per le altre copie o le borse replica, inspiration, replica sono pezzotti, quindi le inspiration, quindi anche quelle verdute, tu andresti a trovare una borsa che costa 800 euro. Noi che prendiamo le borse direttamente dagli artigiani che fanno quella borsa di 2000 euro, te la vendiamo a 100 euro, 100 dollari, insomma la conversione perché il sito è in dollari. Che io sono rimasta un'altra volta scettica davanti a questa cosa. Poi vado a leggere i vari claim che il sito dà e adesso te li faccio leggere. Andiamo prima sulla home page, scrutiamo un po' nel sito e poi torniamo qui. Una volta atterrati sul sito sono andata su Why Italic, ti fanno vedere tutta la pelletteria attraverso delle immagini d'epoca. Scendi un po' più giù e ci sono 3 claim che a me fanno sorridere, perché dicono direttamente al consumatore, cioè al cliente, tagliando diciamo i costi di intermediazione, un lusso democratico. Queste sono le promesse che ti dà praticamente. Andiamo sotto, vabbè, ti fa capire tutto il sistema, come loro si servono, ti fa vedere proprio visualmente tutto quello che loro fanno e di come ti trovano il brand, di come comparano le cose. In pratica, come insomma un po' mi ha fatto notare Erika quando l'ha visto, Erika è il post produzione, ha detto sembra Trivago delle borse, ma dei prodotti in generale, che poi c'è tutto, c'è abbigliamento, se vai a vedere sui vari prodotti c'è una marea di prodotti. E vado in borse e mi compaiono una marea di borse. Se clicco su una qualsiasi delle borse che ci sono qua sopra, ti dà il primo prezzo, che è il prezzo a cui vende praticamente Italic, prezzo di costo. Houston, abbiamo un problema qua, ha comparato questo prezzo con un altro portale e poi ci dà il prezzo madre, e quindi i famosi 2000 euro che dicevo. Allora, partendo dal concetto che in pratica, perché usano Italic? Perché chiunque nel mondo pensa alla moda, al fashion, alla manifattura, pensa Italia. Solo gli italiani non lo pensiamo, però nel resto del mondo sappiate che noi siamo identificati come brand, non la Toscana, non le marche, quello è diciamo un sottobrand fortissimo settorializzato, come Milano per il design, la Toscana per la pelletteria, ma l'Italia è manifattura, sartoria, eccellenza. Solo noi non ce lo riconosciamo e non ce lo valorizziamo, e non valorizziamo neanche la gente della filiera tipo i terzisti e tutto il resto. Però per il resto del mondo noi siamo eccellenza. Loro che fanno? Prendono Italic, che dà questo suono di dire diciamo è italiano, perché manifattura italiana. Ti prendono questo prodotto, gli rubano la proprietà intellettuale, quindi ti dicono, facendosi pubblicità attraverso il prodotto che vanno a copiare, fra virgolette si fanno un po' di pubblicità. Quindi io non so, dal punto di vista legale non sono un avvocato, quindi non so come funziona la regolamentazione nel paese in cui loro hanno la sede legale, perché poi questo apre veramente un altro tassello enorme. Però diciamo che loro prendono la borsa del brand famoso, dicono il brand famoso la vende a 2000 euro, abbiamo cercato su altri siti, la vendono a 800 euro, noi te la facciamo a 200 euro, prezzo di costo. E qui incombiamo in un'altra problematica, almeno concettuale: non può essere il prezzo di costo, perché significa che laddove fosse così il sito non ci guadagna neanche un euro, che mi pare una cosa alquanto strana. Quindi scrivere prezzo di costo è una cosa diciamo accattivante, no? Dal punto di vista del marketing è accattivante. In questo vi dovrebbero aiutare le associazioni dei consumatori di come funziona proprio la vendita online e del perché uno può scrivere a prezzo di costo. Se tu scrivi a prezzo di costo significa che questa borsa paradossalmente sarebbe uscita a 180 dollari o 200 dollari dalla fabbrica. In Italia
quindi non hai pagato i dazi per importare questa roba, cioè queste borse, questi oggetti dall'Italia, portarli nel paese dove hai la sede legale o la logistica, o li spedisci direttamente dai siti produttivi. Questo è un altro dettaglio su cui mi sono interrogata. Un terzista che produce per un brand non può produrre parallelo. Se mai dovesse essere verifica parallelo, significa che il terzista ti fa la pochette del brand del lusso così, e poi gli fa la pochette a questi qua di Italic uguale. Stesso materiale, stessa manodopera, è parallelo. E quindi se fosse vera questa cosa, è un modo di legalizzare questo tipo di attività a discapito del brand, perché che fa? Il terzista guadagna dal brand perché viene pagato da quella firma, poi si appropria della proprietà intellettuale del brand e lo vende ad Italic, che lo vende ai consumatori agganciandosi al fatto che quel brand ha fatto quella cosa attraverso quel terzista. Guardate che questa è una cosa contorta, spero di essere abbastanza chiara, però è una metamorfosi pericolosa che sta prendendo proprio la contraffazione. Perché? Perché un sito così impiantato, così studiato, con tanti prodotti, così genialmente, come dire, proprio posizionato anche online, che si preoccupa di vendere merce uguale, simile all'originale, ma a prezzi di costo, che prezzi di costo non ci sono, perché come minimo ci sta caricato un 2, cioè su un 2 punto qualcosa c'è caricato, perché vendono online, ci sono i dazi, ci sono tutta una serie di cose, quindi non può essere un prezzo di produzione. E poi veramente li fanno nei siti produttivi dove producono i brand del lusso, cioè parliamo di, ci sono borse di Prada, borse di Longchamp, borse di Gucci, cioè veramente questi producono dai terzisti. Chi certifica questa cosa? Come si possono permettere di dire una cosa del genere? Ora ovviamente magari loro escono, vengono da me e dicono: guarda, noi abbiamo tutti i contratti di licenze con i terzisti, con le case madri, sono d'accordissimo che noi vendiamo, cioè gli copiamo i prodotti pari pari, non facciamo ricerca, facciamo tutto quanto uguale e ce lo rivendiamo sui nostri siti. E io alzo le mani e dico: ok, non ho capito niente, Houston, abbiamo due problemi, cioè che alla fine ci facciamo del male da soli, perché praticamente il brand del lusso si fa concorrenza da solo e fra virgolette non ci guadagna neanche, cioè lo fa così. Tolto tutto questo, io la vedo come un'enorme trovata di marketing. In questo devo essere onesta, se fosse così mi viene un po' da sorridere, perché purtroppo si fa molto leva sull'ignoranza delle persone, ignoranza dettata, come ci siamo detti sempre, che non esiste certificazione di filiera, non è stata mai raccontata la filiera, quindi tutti gli artigiani, tutto quello che c'è dietro, quindi demerito enorme di tutto quello che è il tessuto economico, pellettiere, finanziario italiano, politico, anche a sottovalutare questa cosa, ma io la trovo una grande e geniale, perché geniale anche le cose insomma in negativo, trovata di marketing, studiata alla perfezione per circuire mentalmente delle persone che già sono un po' deviate verso il prodotto. Perché se io devo prendere $200 che tramutati, diciamo, facciamo $1 un euro, non è così, però diciamo facciamo un cambio così, devo prendere 200 euro, li devo spendere per comprare una borsa che è uguale solo perché questo mi dice che il brand X la fa così e io la sto comprando a prezzo di costo, e quindi mi sto facendo attirare dall'idea di essere furba, di non spendere per il brand, perché poi alla fine praticamente quelli che comprano una borsa a 2000 euro pagano 1800 euro al brand per le royalty, cioè questo è il senso, perché questo sito dice: io ti do il prodotto a prezzo di costo, cioè non costa niente, tu stai pagando tutto il resto, che come ho ripetuto 8 miliardi di volte, ma non è mai abbastanza, il prezzo di vendita di un brand del lusso è il mercato a cui si riferisce, quindi è normale che la borsa di 2000 euro costi il 10, massimo il 20% di quello che costa il prezzo finale, tutto il resto sono tutti costi, compresi i ricavi, che non è una cosa brutta, perché le aziende se non fanno ricavi muoiono, quindi ci sta poco da fare. Quindi riequilibrando tutto questo e ritornando al concetto di base, è giusto? Non è giusto? Chi ha delle informazioni in merito a questo sito? Perché io veramente voglio cercare anche di interrogarmi su quanto valore poi abbia
anche quello che faccio io, perché se a un certo punto viene legittimato qualsiasi atto che dequalifica il lavoro che faccio io e che facciamo tanti artigiani in Italia, dequalifica perché se io devo essere giudicata solo come un prezzo, a me non sta bene come artigiano, io voglio essere valorizzata, io non sono semplicemente quella che produce per i brand, io sono una persona che fa azienda, che resta in un territorio, che paga le tasse in Italia, insomma che ha un certo tipo di manifattura, che ama magari lavorare con le persone, non solo con i brand. Cioè ci sono tutta una serie di cose, come ci sono io, ci sono tanti artigiani, essere mercificati come un prezzo, quindi io vado dall'artigiano e mi faccio fare il prezzo, è una cosa assolutamente sbagliata. Prima di chiudere questo video ti faccio un'altra annotazione per farti riflettere. Il prodotto è fatto di varie parti, non solo di manodopera. Dire che questo prodotto poi esce dalla fabbrica a 200 euro o comunque viene venduto là sopra 200 euro, paradossalmente sarà uscito dalla fabbrica, se tutto va bene, a 40-50 euro. E ho visto dei prodotti là sopra che se sono fatti in Italia mi devono far vedere le fabbriche dove le hanno fatti, perché se hai tutto in regola, paghi le tasse, sei in Italia, ho dei dubbi che si vengano a fare delle borse così strutturate con tutti i materiali, gli accessori e tutto il resto pari alle firme a quei prezzi di costo. Detto questo, io spero che tu abbia delle informazioni supplementari, che magari si trovi a passare un addetto delle associazioni dei consumatori, uno Zuckerberg di turno o che ne so, un Google di turno che dica cavolo, però effettivamente cioè, ci sono tutti questi siti, cerchiamo di monitorarli, questi stanno rubando, insomma tolgono comunque traffico a siti che ci pagano, che sono legali, insomma cominciare un attimo a rivedere tutto il segmento internet e soprattutto cominciare a consapevolizzare di più chi compra le borse e chi compra le borse soprattutto online, di cominciare a ragionare per questi soldi come li posso investire, perché anche le borse sono un investimento, e scegliere dei progetti più affini ai nostri valori e non semplicemente perché quel brand fa quella borsa, su altri siti la vendono così e io te la do a prezzo di costo. Io, ma che è? Cioè, vabbè. Comunque senza parole, sono senza parole, e spero che Italic mi contatti e mi dica che invece fanno vivere onestamente tanti artigiani in Italia e nel mondo, così mi sarò fatta un altro po' di cultura. Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente iscriviti, metti mi piace, condividi questo video. È una fatica di questi periodi. Ciao Dornella.